So just a forewarning, I'm not going to stand behind the microphone when I recite it because I don't like doing that. Experience from last time. But this painting right here is by Canto di Ulisse, and it's the Return of Ulysses. So in the original Homeric version, after he finishes the Trojan War, he spends all those years trying to get back home, lost at sea, and finally he returns to his wife Penelope. And here, this is more of a Renaissance depiction of the ancient Greek tale, but it nevertheless shows Ulysses kind of coming back home to his well-kept home and his wife and his cat, I guess. And in the background, within the window frame, you can see the ship that he supposedly returned on. And that's kind of symbolic of the voyage in general, which is a big theme for Dante, and also a really huge part of the Odyssey itself. And over in the background there, you can kind of see those like little white mountains off in the distance. And so within this painting, you kind of have this contrast between what actually happened in Homer's Odyssey, Ulysses' return home, and what Dante does to kind of change it up a bit. Instead of going back home, Dante says, Ulysses wants so badly to know more, to see more, to go to this forbidden land, as Professor Carl said. And he just gives all of this up. So I suppose that's a good enough segue into what's happening in the Canto, because I'm not really going to slow down, so I'm just going to kind of summarize it for you a little bit. At the very beginning, he opens up with this very spiteful section where he just starts, criticizing and railing against Florence. As some of you may know, he was exiled from his hometown of Florence, and he wasn't too happy about it. So he talks about this imminent destruction that's coming to them, how its neighbors are going to turn on it. And he talks about how much that weighs on him personally. And so then he kind of segues into describing what the place he's in is like. At this point, he's in the 8th circle of hell, which is divided up into all these different little ditches. And so he's in the 8th ditch of the 8th circle. And here, he kind of comes to this bridge. And as he's looking down over the bridge, there are all these flames that are just kind of flying around the very bottom of it. And in the distance, he sees this kind of two-horned flame, he describes it as. And Virgil, his guide through that, tells him that's the flame that Ulysses and Diomedes are in, because both of them had a hand in the Trojan horse plot that eventually brought down Troy. And so, he gets really excited about this, and he says, hey, if they can speak from in there, call them over, I want to talk to them. And Virgil tells him, all right, but let me do the talking, because, you're Italian, you're Florentine, they might not like you very much. And so, when they finally arrive, it's Ulysses who speaks. And he begins by saying, all of the affection that he felt for his wife, his son, his father, none of that could keep him from exploring more of the world, from going to this forbidden place to know it. And so, once he sets out, his crew kind of starts to lose hope. And so he rallies their spirits with probably one of the most famous parts of the entire Divine Comedy, where he tells them, Fatti non foste a vivere come bruti a perseguire virtute e conoscenza. And in general, this just resonates so strongly that somebody like Primo Levi, who was in Auschwitz during World War II, he recalls this verse, and it kind of restores some of his own sense of identity and humanity in the place where all of that was being taken away. So it carries a lot of significance, both historically and for me personally, for Primo Levi. So after that, everyone's ready to go. They finally make it, they cross the boundary, and they all start cheering because they're so happy that they finally made it. And then a storm comes from the mountain of Purgatory in the distance, which nobody's allowed to see. And it destroys their ship, and his tale ends with him and his crew drowning.
So it's about as good of a synopsis as I can give. So I'll go ahead and get right into it. Godi, Fiorenza, voi che sei sì grande, che per mare e per terra batti l'ali, per l'Inferno dove si spande. Tra le ladroni trovai 5 totali, 2 cittadini, il vergogna, e tu, grande razza, ne sai. Ma se presso la mattina versi sogna, tu sentirai di qua, il tempo di quel che tratta, nonché altri buoni. E se già fosse, non saria per tempo, così fosse, ma che pur essere dei, che più mi lavorà più a tempo. Noi ci partimmo su le scalette, che ne aveva fatto un giorno scendere via, prima un po' il cammino per classe e proseguendo la sua lunga via, tra le schegge, la rocca dello scoglio, lo piede senza la mano si stravia. Allora mi volsi, e ora mi rivolgo, quando drizzo la mente ciò che orribile, e più lungino freno che io non soglio, perché non corra che virtù non qui. Sì che se stella buona, io cosa m'ha dato il tempo, che io stesso mi utilizzo. Quanti brillante che al poggio si riposa, nel tempo che colui che il mondo schiava, la faccia sua, noi che meno la sposa, come la mosca cede alla zanzara, vede il lucciolo giù per la balea, forse colà dove vendemmia e ara, di tante fiamme tutta risplendeva, dava voce, sì quando m'accorsi, tosto che fu il lato e qualcuno che se in gioco di orsi, vide il capo di Elina partire, quando i cavalli dal cielo verti le vorsi, e non poteva sì con gli occhi seguire, che il vedesse altro che la fiamma sola, sì come nuvoletta di su salire, tal si muove ciascuno per la prova del posto, che nessuna mostra il fuoco, e ogni fiamma è la fuoco. Lo stava sopra il monte, verso il fuoco, sì che se io non avessi un preso, caduto sarei giù, stanze seduto. E il duca che mi vide tanto atteso, disse, dentro dai fuochi sono spiriti, ma non si faccia quel che gli è acceso. Maestro mio, risposi io, per dirti, sogno più certo, ma già m'era avviso che così fosse, già voleva dirti, chi è per fuoco che viene su di sopra, che fa su per la tira, dovete ora, rispose a me, là dentro si attira Ulisse e Dione, così insieme alla vendetta come la vita. E dentro dalla loro fiamma si geme la guardia del cavallo che la porta come uscire umani a sé. Piangevo dentro l'aria perché morta dei da mia corsi voltativi e del talato pieno di sicurezza. Se posso dentro da quelle famiglie parlare, dissi io, maestro, sai che prego e riprego, voglio dire, che non mi faccia intrattenere niente, finché la fiamma comincia a legna. Vedi che del visio per lei mi pieghi. Ed egli a me, la tua preghiera è degna di molta lode, e io però l'accetto, la fa che la tua lingua si sostenga. Lascia parlare a me, che io ho concetto ciò che tu vuoi, che sarebbero schifi, perché forse per tuo detto. Poi che la fiamma fu venuta qui, dove parve a mio tutto, tempo e loco, in questa forma di parlare oggi. O voi che siete due dentro ad un fuoco, se io meritai di voi, mentre che io vissi, se io meritai di voi, assai o poco, quando nel mondo di altri versi scrissi, non vi muovete, ma l'un di voi dica, dove per lui, per tutto, morir cissi. Ma giorno la fiamma antica cominciò a collarsi colorando, pur come quella del vento indi la cima, qua laminando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce fuori, e disse, qua. Partì da Circe che sovrasse me più di un anno là presso a Gaeta,
prima che si ne anomasse nello Cesare figlio, nella pietà del vecchio padre, nel debito amore, lo quale doveva venire far quieta, vince il potere dentro a me l'ardore, io ebbi a divenire del mondo esperto e dei vizi umani e del valore, ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un nembo e con quella compagna picciola alla quale non fui diserto. L'un dito e l'altro vino, fin la Spagna, fin il Morocco e l'isola di Sardi e l'altro che quel mare intorno bagna. Io e compagni eravamo vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi a ciò che l'uomo più oltre non si mette. Dalla man destra lasciai Siviglia, dall'altra già l'avea lasciata setta. O frati, dissi che per 100 miglia terribili siete giunti all'Occidente a questa tanto picciola vigilia i nostri sensi che del rimanente non vogliate negare l'esperienza diretto al sole del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per servir virtute e conoscenza. I miei compagni sia ridire questa orazione al cammino che appena poscia li avrei ritenuto, e volta nostra coppa nel mattino e remi facemmo aria al folle volo, sempre acquistando al lato vicino. Tutte le stelle già nell'altro fuoco vedea la notte nel nostro canto basso che non sorgeva forte ma in suono. 5 volte acceso e tante casso, lo lume era di sotto dalla luna, poi che entrati eravamo nell'alto basso, quando apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta, tanto quanto veduta non aveva alcuna. Noi ci allegrammo e tosto non in pianto, che nella nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. 3 volte che girava con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la proa in giù con altrui piacque, finché il mare sopra noi